Montezuma, questo sconosciuto si potrebbe dire, perché su di lui ci sono opinioni contrastanti sia tra le fonti spagnole sia tra quelle indigene. Comunque, prima di parlare di lui bisogna fare alcune precisazioni, a partire dal nome. Sarebbe più corretto chiamarlo Motecuzoma o Moctezuma, ma nella storiografia europea lui è più conosciuto come Montezuma, che in realtà non è l'ultimo imperatore azteco, perché dopo di lui ci sono stati altri due sovrani che hanno combattuto per breve tempo contro gli spagnoli di Hernán Cortés. Anche la definizione impero azteco usata comunemente non è del tutto corretta. È più giusto parlare di impero Mexica o impero Tenochta, o di Mexica piuttosto che di aztechi, perché il termine azteco al tempo veniva usato solo in riferimento agli antenati che provenivano da un luogo mitico, Aztlán. Però poi il termine è entrato nell'uso comune in riferimento a tutte le popolazioni che parlano la stessa lingua, il Nahuatl, e in questo senso lo useremo anche noi. Fatta questa premessa, mi rivolgo ai quasi 7 spettatori su 10, 7 su 10 ragazzi che guardano i nostri video e non sono iscritti. Ragazzi, ma che vogliamo fare? Se vi iscriveste tutti saremmo già a 1 milione di iscritti e faremmo dei documentari pazzeschi. Fate i bravi e cliccate sul tasto iscriviti. A voi costa un click, mentre a noi cambia veramente tutto. E ora torniamo ai nostri Mexica. Prima di parlare di Montezuma bisogna dare un'occhiata alla situazione del Messico dell'epoca. L'impero Mexica occupa la parte centrale dell'America centrale, scusate il bisticcio di parole, e in realtà non è un vero e proprio impero, ma una triplice alleanza fra 3 città-stato, Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan, o almeno in teoria è una triplice alleanza, ma nella realtà Tenochtitlan, la città di Mexica, con il tempo arriva a dominare le altre. La Triplice Alleanza nasce intorno al 1430, quando le 3 città si alleano contro l'impero Tepaneca, a cui sono soggette. Da lì inizia l'espansione dell'impero azteco, che arriva a contare 6 milioni di abitanti in un territorio di circa 300.000 km². È un'alleanza, ma non proprio alla pari, perché i Mexica sono più forti militarmente, mentre i Texcoco si impongono come centro culturale. La città più piccola, Tlacopan, è un po' la Cenerentola delle 3, che riceve solo 1/5 dei tributi versati dagli stati vassalli. Sono tutte città azteche perché la lingua predominante è il Nahuatl, ma le popolazioni sono diverse. E infatti l'impero azteco, detto con un termine moderno, è interetnico, con al suo interno storie, religioni e miti diversi che si mescolano e danno vita a nuove tradizioni. Resta il fatto che sono i Mexica a dominare anni dopo aver fondato Tenochtitlan, che è la città più bella, più potente e più importante dell'impero. Impero che non è strutturato come quelli europei. Alla conquista militare segue una sorta di integrazione delle elite locali, favorita anche da matrimoni di convenienza. L'imperatore poi viene eletto, ma solo tra chi è discendente dai primi sovrani. I membri del consiglio, formato dalla più antica nobiltà azteca, scelgono in base al lignaggio e tenendo conto delle qualità personali di ogni possibile candidato, che deve essere in grado di esercitare il potere con decisione, ma anche con prudenza. L'impero azteco è amministrato da un gran numero di funzionari soggetti a una rigida gerarchia, ma alla fine l'imperatore è comunque responsabile per ogni aspetto della società, militare, religioso, giudiziario, fino alla pianificazione delle grandi opere pubbliche. Gli stati vassalli devono dei tributi alla Triplice Alleanza e questo certo non aiuta a garantire la loro fedeltà in caso di conflitti con altre popolazioni. Cortés è molto abile a sfruttare questa situazione, che sarà fondamentale per la sua conquista. Quando arrivano gli spagnoli, l'imperatore Montezuma, che non è certo uno sprovveduto perché governa con pugno di ferro da una ventina d'anni. Montezuma, che nasce intorno al 1466, è l'ultimo grande imperatore del popolo Mexica, perché i suoi 2 successori hanno giusto il tempo di provare a combattere per circa un anno contro i conquistadores spagnoli. E così, quando si parla di Montezuma, per forza di cose il discorso è incentrato sulla sua morte e sulla conquista spagnola. Come se tutto quello che precede l'arrivo di Cortés avesse poca importanza, per la solita storia della visione eurocentrica degli eventi.
E così molti non sanno che Montezuma è stato un sovrano molto potente, un guerriero valoroso e un sacerdote importante. Nei suoi 18 o 19 anni di governo lascia un'impronta decisiva e, forse, mette le basi per la sua sconfitta, sottomettendo molti altri regni che poi stringeranno alleanza con Cortés. Ma questo lui non poteva prevederlo. E d'altronde Montezuma prosegue nella politica di espansione già tracciata dagli imperatori che lo hanno preceduto. Parliamo di imperatori, ma il loro titolo è Tlatoani, un termine che può tradursi con colui che parla. Lui è il pronipote di un altro Montezuma che agli inizi del 1400 aveva allargato l'impero ai danni di altre città-stato del Messico centrale. Suo padre, Axayacatl, è il quinto sovrano di Tenochtitlan, anche lui grande guerriero. Montezuma segue il percorso di tutti i bambini della nobiltà, che prevede una rigorosa educazione in un istituto chiamato Calmecac, riservato all'elite azteca. Lì si formano i futuri guerrieri, sacerdoti, giudici e insegnanti, e anche i futuri sovrani. Studiano storia e astronomia, filosofia ed economia, musica e molto altro ancora, in un contesto di dura disciplina, dove hanno particolare importanza i valori morali e religiosi. Il Calmecac è un collegio dove i ragazzi vivono e imparano ad essere forti e coraggiosi, o almeno questo era lo scopo, in considerazione del loro futuro ruolo al servizio della nazione. I metodi educativi oggi sembrano torture, svegli all'alba e bagni freddi per temprare corpo e spirito, digiuno, prove di sopportazione del dolore fisico, veglie di purificazione. Montezuma è uno studente disciplinato e obbediente, devoto agli dei, almeno così ci viene riportato dalle fonti. Quando ha 13 anni suo padre muore e il trono passa allo zio paterno, che però non ha grandi qualità e probabilmente viene ucciso dagli stessi nobili che lo avevano eletto. Il trono passa a un altro zio di Montezuma, a Huitzotl, che riprende la politica di conquista dei Mexica. Con lui Tenochtitlan diventa la città più potente dell'impero e il sovrano non è più solo il Tlatoani, ma prende il titolo di Huehue Tlatoani, oratore anziano, cioè degno di maggiore considerazione rispetto ai sovrani delle due città alleate. Nel 1502 o nel 1503, non è chiarissimo, sale al trono Montezuma, eletto perché ha già dimostrato di essere un valoroso guerriero, conquistandosi sul campo i gradi di signore degli uomini, equivalente a generale e uomo della casa dei Dardi, che nell'esercito è secondo solo all'imperatore. Non solo, è già sommo sacerdote del tempio di Huitzilopochtli, dio del sole e della guerra, la divinità più importante a Tenochtitlan. La fastosa cerimonia di incoronazione dura 4 giorni, mentre Montezuma mette a punto i suoi piani futuri. A cominciare da una riforma che mette una barriera tra nobiltà e gente del popolo. Nessun cittadino comune può mettere piede nel palazzo reale, ricevere onori per il suo valore in guerra e tantomeno occupare posizioni di rilievo nel governo. Montezuma diventa quasi inavvicinabile e comunque chi ha ammesso la sua presenza deve seguire un protocollo rigidissimo, inchinarsi 3 volte dicendo «Oh signore mio, signore, gran signore!» e poi avanzare in ginocchio verso il trono, aspettando che l'imperatore gli rivolga la parola. Nessuno può guardarlo direttamente in viso, né tantomeno voltargli le spalle. Montezuma adotta questa politica elitaria perché vuole avere intorno gente di cui fidarsi e anche perché non gli piace lavorare con persone inferiori. Il palazzo che fa costruire per sé e la sua corte è talmente bello e grandioso da non poter essere descritto. Almeno così scrive Cortés al suo sovrano, l'imperatore Carlo V, che al lusso certamente doveva essere abituato. Dice comunque che in Spagna non c'è niente di paragonabile a tale meraviglia. C'è addirittura uno zoo con una varietà incredibile di uccelli e animali predatori associati a divinità. Durante il suo regno Montezuma deve sedare continue ribellioni da una parte all'altra del territorio, cosa che non gli impedisce di intraprendere anche campagne di conquista. La guerra è una costante nell'impero azteco fin dalla sua fondazione. Si combattono anche guerre rituali, le guerre dei fiori, che di poetico hanno solo il nome. Nascono fra il 1450 e il 1454 perché i popoli del Messico centrale soffrono la fame per una terribile carestia dovuta alla mancanza di piogge. Perché, si chiedono i sacerdoti di Tenochtitlan? Perché gli dei sono arrabbiati e bisogna placarli. E come?
offrendo loro molti sacrifici umani e in modo regolare. Bisogna quindi procurarsi molti prigionieri da sacrificare. Le guerre dei fiori rispondono a questa esigenza. Procurare i prigionieri durante una battaglia concordata, decisa a tavolino, oggi la chiameremmo così. E servono anche come addestramento militare e per mostrare la superiorità dei Mexica rispetto agli altri eserciti. Molti storici sono convinti però che ci fossero altri motivi di carattere strategico-militare per le guerre dei fiori. Comunque la storia sui prigionieri da sacrificare la racconta Montezuma stesso agli spagnoli, che chiedevano spiegazioni su quelle guerre rituali. D'altronde guerra e religione sono strettamente connessi nella società dei Mexica, perché la loro principale divinità è proprio Huitzilopochtli, il dio della guerra e del sole, che è anche il nome tutelare di Tenochtitlan. Solo attraverso la guerra Tenochtitlan sarebbe diventata la città capitale dell'impero, mentre i sacrifici umani sono un modo per mantenere l'equilibrio nell'universo, perché gli dei si cibano del sangue versato alla terra. Il principale nemico dell'impero azteco è la Repubblica di Tlaxcala, una confederazione di 4 città che è proprio all'interno del territorio Mexica. Gli abitanti di Tlaxcala sono guerrieri e combattivi tanto quanto i Mexica, e i numerosi tentativi di conquista da parte di Montezuma non portano mai a una vittoria definitiva. Quando gli spagnoli arrivano, Tlaxcala si allea con loro per sconfiggere i Mexica. I Mexica non vedevano quindi vedersela soltanto con i nemici esterni, ma anche con una difficile situazione che si è creata con una delle città della triplice alleanza, Texcoco. Quando muore il sovrano di Texcoco, Netzahualpili, viene eletto il figlio Cacamatzin perché ha l'appoggio di Montezuma, che è suo zio. Uno degli altri eredi, che ha un nome impronunciabile, Ixtlilxochitl, o qualcosa del genere, naturalmente è pronunciato sbagliato, leggetelo qua sotto nei sottotitoli, che vi suggerisco di attivare, non accetta quella nomina e decide di ribellarsi. Organizza un esercito di 100.000 soldati e mette sotto assedio la sua città. Alla fine il conflitto si risolve con la divisione del regno in 3 parti. Sembra tutto sistemato, ma in realtà quella persona, col nome impronunciabile, diventerà un fedele alleato di Cortés, quindi contro Montezuma. Quando Cortés arriva in Messico, Montezuma non è del tutto impreparato. Già da tempo sta aspettando che succeda qualcosa di terribile. Se lo aspetta perché nel 1510 Netzahualpili, sovrano di Texcoco, conosciuto per le sue doti di veggente, si era precipitato a Tenochtitlan per dirgli che nel giro di pochi anni le città azteche sarebbero state distrutte. E gli dice anche che la catastrofe sarebbe stata preceduta da 8 cattivi presagi che puntualmente, naturalmente, si verificano. Una pioggia di fuoco, l'incendio del tempio di Huitzilopochtli, il fulmine che distrugge il tempio del dio del fuoco, comete che appaiono da oriente, un lago che inizia a bollire e poi provoca un'inondazione, un canto funebre che si ode nel cuore della notte, un uomo a 2 teste che corre in strada e infine una visione che ha lo stesso Montezuma, di guerrieri che cavalcano animali simili a cervi. E ricordiamo a questo proposito che i nativi non conoscevano i cavalli. C'è poi un'altra storia tramandata da generazioni, secondo la quale sarebbero arrivati da est uomini di terre lontane che avrebbero conquistato gli Aztechi. Uno di loro, dice la tradizione, è addirittura il dio Quetzalcoatl. Cosa che spiegherebbe perché Montezuma non combatte contro gli spagnoli. In realtà, anche se gli Aztechi erano davvero molto condizionati dai presagi, tutta questa narrazione naturalmente è successiva alla conquista. E forse serve solo agli Aztechi per giustificare la sconfitta e agli spagnoli per mostrare la conquista come un destino ineluttabile. Anche l'idea che Montezuma vedesse in Cortés una divinità è contestata dagli storici moderni perché il conquistador non accenna a niente del genere nei suoi diari e fino al 1540 nessuno ne parla. Sta di fatto comunque che Montezuma tiene un comportamento stranamente remissivo con gli invasori, tanto che la sua figura rimane controversa anche tra gli attuali discendenti degli Aztechi. Gli spagnoli arrivano per la prima volta nello Yucatan nel 1517. In realtà i Maya che abitano quella penisola hanno già incontrato alcuni stranieri barbuti perché nel 1511 una nave diretta a Santo Domingo naufraga in un luogo imprecisato al largo della Giamaica e i sopravvissuti vanno alla deriva su una zattera che li porta sulle coste dello Yucatan.
Approdano in 10, ma solo 2 rimangono vivi: il frate francescano Geronimo de Aguiar e il marinaio Gonzalo Guerrero, che reincontreremo all'arrivo di Cortés. Nel 1517 il governatore di Cuba, Diego Velázquez, organizza una spedizione nello Yucatan che, a quanto pare, doveva servire a catturare schiavi da portare a Cuba. Ma le cose non vanno come previsto, perché quel viaggio finisce male per gli spagnoli, costretti a combattere contro gli agguerriti Maya. Meno della metà dell'equipaggio riesce a rientrare a Cuba e solo 2 nativi vengono catturati. Nonostante il pessimo risultato, questa spedizione pone le basi per quelle successive. Intanto perché gli spagnoli si trovano di fronte per la prima volta nel Nuovo Mondo a una civiltà organizzata, con case in pietra e templi imponenti che incutono timore perché ci sono i segni di sacrifici umani. Poi perché i 2 nativi catturati diventeranno i primi interpreti in grado di tradurre la lingua maya agli spagnoli, cosa molto importante per i conquistadores. E infine i sopravvissuti tornano con alcuni oggetti d'oro che alimentano l'avidità di Diego Velázquez. Nel 1518 il governatore manda 4 navi a esplorare le coste dello Yucatan. Il comandante Juan de Grijalva si spinge fino al Golfo del Messico e scopre la regione chiamata Tabasco. I Maya, per liberarsi di lui, lo informano che dove tramonta il sole c'è un impero molto potente e ricco di oro. Parlano dell'impero Mexica. Quando Grijalva riporta a Cuba queste notizie, Velázquez organizza la 3ª spedizione verso il Messico, al comando di Hernán Cortés. Le spedizioni dei conquistadores seguono delle regole precise. Intanto devono avere la licenza della corona spagnola, che ha diritto a 1/5 del bottino, ma non ci mette i soldi. Nel caso specifico sono Cortés e Velázquez a investire i loro fondi privati. Il governatore di Cuba dà a Cortés il permesso di esplorare e commerciare, ma non di creare nuovi insediamenti, perché deve prima ricevere il benestare della Spagna e comunque vuole essere lui a comandare l'eventuale colonizzazione. Ma Cortés ha ben altro in mente: vuole diventare il governatore dei nuovi territori e Velázquez se ne rende conto prima ancora della sua partenza. Così ordina di bloccare la spedizione, ma Cortés salpa ugualmente da ammutinato. Il 18 febbraio 1519 Cortés parte con 11 navi, 100 marinai e poco più di 500 soldati, oltre a circa 200 ausiliari tra nativi cubani e schiavi neri. A bordo ci sono anche 32 cavalli e 10 cannoni. La spedizione approda sull'isola di Cozumel, dove l'incontro con i nativi Maya è tutto sommato pacifico, anche grazie alla presenza dell'interprete, uno dei 2 uomini catturati durante la spedizione di 2 anni prima. A Cozumel Cortés viene a sapere di 2 spagnoli che vivono come schiavi in qualche comunità Maya e così manda in giro dei messaggeri, offrendo per loro un riscatto. Geronimo de Aguiar ottiene il permesso di riunirsi ai suoi compatrioti, ma Gonzalo Guerrero, raggiunto da Aguiar, rifiuta l'offerta. Rifiuta perché ha sposato la figlia di un cacicco, ha avuto 3 figli ed è ormai un capo guerriero Maya con tanto di tatuaggi. Così Geronimo de Aguiar partecipa alla conquista del Messico in veste di interprete. Dopo aver lasciato Cozumel, Cortés arriva nel Tabasco, dove vince i nativi in 2 battaglie, ma non trova l'oro sperato. In compenso trova un tesoro ben più prezioso, una delle chiavi del suo successo, una schiava chiamata la Malinche o Malinalli, poi conosciuta come Donna Marina, su cui possiamo e dobbiamo spendere 2 parole. 3 giorni dopo la vittoria di Cortés, i cacicchi locali inviano regali preziosi agli spagnoli. Gioielli in oro di diversa fattura e stoffe, ma, strano dirsi, i conquistadores, più che i gioielli, apprezzano un altro dono. Ma tutti questi doni furono nulla in confronto a 20 indiane, fra le quali c'era anche una donna eccellente, conosciuta poi come Donna Marina, che così si chiamò dopo che fu battezzata. Solo una di queste donne viene ricordata, Donna Marina, perché è anche grazie a lei che Cortés riesce a sconfiggere gli orgogliosi aztechi. Qual è dunque la grande dote di quella donna? Lei parla, sa e può e forse vuole raccontare la sua terra e la sua gente agli spagnoli, aprendo una strada senza ritorno. Prima del suo incontro con Cortés, prima di Marina, c'era però Malinalli, una ragazza di nobili origini azteche. La sua storia, passando attraverso i racconti di chi narra la conquista,
diventa sempre più stringata e viene raccontata con più di qualche piccolo cenno solo dal conquistador Bernal Diaz. Per qualche motivo, forse un rapimento, viene venduta come schiava nel Tabasco e infine donata agli spagnoli insieme ad altre 19 donne, destinate a diventare le serve e le concubine, per usare un eufemismo, dei conquistadores. Prima però le ragazze devono essere battezzate perché le rigide norme dell'epoca consentivano ai cattolicissimi spagnoli di avere rapporti more uxorio solo con donne cristiane. Aguiar funge da interprete fra i Maya e gli spagnoli, ma quando la spedizione prosegue verso le terre degli Aztechi, che parlano il Nahuatl, non è più in grado di essere d'aiuto a Cortés. Per caso qualcuno scopre che la schiava Marina parla invece quella lingua ed è quindi l'unica persona in grado di tradurla. Cortés parla in spagnolo con Aguiar, che traduce in lingua maya per Marina, la quale poi riferisce agli indios in Nahuatl. Tutto questo fino a quando Marina non si impadronisce anche dello spagnolo e rimane l'unica interprete di Cortés, che per i suoi servigi le promette ricchezza e libertà, oltre a un marito spagnolo. Ma il legame fra Marina e Cortés non si esaurisce qui, malgrado i cronisti dell'epoca abbiano sorvolato sulla questione. Solo uno, Antonio Solis y Ribadeneira, approfondisce il comportamento di Cortés. Egli la vinse alla sua intimità con legami meno onesti di quanto avrebbe dovuto, perché ebbe da lei un figlio. Quello di Cortés fu un biasimevole mezzo per rendersela fedele. La fedeltà di Marina ai conquistadores non può essere messa in dubbio, così come non può essere messa in dubbio l'importanza delle sue mediazioni nel trovare alleati per gli spagnoli o per spiegare tanti aspetti della civiltà azteca utili ai fini della conquista. Marina, nonostante sia stata per un certo periodo la concubina di Cortés, nonostante abbia dato alla luce il suo primogenito, si allontana via via dalla storia. Arriva in Messico la moglie di Cortés, della sua repentina morte un paio d'anni dopo sarà sospettato proprio il marito. Marina sposa un nobiluomo spagnolo e riacquista la libertà, secondo le promesse dei conquistador. Poi di lei non si sa più nulla. Una volta esaurita la sua funzione di mediatrice fra nuovo e vecchio mondo, diventa un'ombra, una figura ormai senza importanza per i nuovi padroni del Messico. Ad aprile del 1519 gli spagnoli sbarcano in quello che oggi è lo stato di Veracruz, dove arriva una delegazione mandata da Montezuma, che era stato informato del loro arrivo. Ci sono scambi di doni reciproci e la cosa finisce lì. Intanto Cortés mette le basi per un insediamento chiamato la Villa Rica della Veracruz. Non lo fa per caso. Nominato capitano generale del Consiglio Comunale appena costituito, non è più soggetto all'autorità di Velázquez, ma deve mandare qualcuno in Spagna per ricevere il benestare di Carlo V. Intanto i Totonac della città di Cempoala, che pagano molto malvolentieri dei tributi ai Mexica, si alleano con Cortés, che però fa liberare 5 esattori delle tasse aztechi. Montezuma manda ambasciatori per ringraziare Cortés e gli fa avere altri regali, ma rifiuta di incontrarlo personalmente. Mentre Cortés e i suoi alleati marciano verso Tenochtitlan, un gruppetto di spagnoli fedeli a Velázquez cerca di impadronirsi di una nave per tornare a Cuba. Cortés allora decide di affondare tutte le sue navi per impedire altri tentativi del genere. Durante la marcia arriva nel territorio dei Tlaxcala, che per 3 giorni combattono contro di loro. Ma quando si rendono conto che quegli uomini vogliono conquistare l'impero Mexica, si alleano con gli spagnoli. La marcia verso Tenochtitlan passa per la città sacra di Colula, dove sorge un'enorme piramide. Gli spagnoli non incontrano resistenza quando entrano a Colula, ma non ricevono nemmeno l'accoglienza prevista. Nessun capo li accoglie né fornisce cibo e acqua come era consuetudine. Gli alleati nativi non si fidano e la Malinche viene a sapere che c'è in vista un attacco notturno a sorpresa. La moglie di uno dei capi della città lo confida proprio a lei, che in fondo è una donna azteca e quindi pensa di potersi fidare. La fedele interprete però rivela il piano a Cortés, che ordina di bruciare la città e uccidere tutti gli uomini. È un massacro che induce molte città azteche ad arrendersi senza combattere. Dopo vari scambi di messaggi, Montezuma si decide a invitare gli spagnoli nella sua meravigliosa città, Tenochtitlan. Secondo tradizione, dopo molto girovagare, il dio Huitzilopochtli indica ai Mexica il luogo dove fondare la loro città.
Devono cercare un lago con un isolotto al centro dove avrebbero visto un'aquila appollaiata su un cactus che divorava un serpente. Tenochtitlan viene fondata intorno al 1325 su un isolotto del lago Texcoco. Quando gli spagnoli arrivano nella capitale azteca non possono credere ai loro occhi, non hanno mai visto una città tanto grande. Ci sono strade che collegano l'isola alla terraferma e canali dove navigano qualcosa come 60.000 canoe al giorno. La città, servita da 2 acquedotti, è strutturata in maniera simmetrica e divisa in quartieri. Al centro dell'isola sorge il Grande Tempio, un recinto che misura 500 metri in ogni suo lato. Al suo interno ci sono 78 edifici dominati dalla piramide, conosciuta sempre come Templo Mayor, che ospita 2 santuari dedicati alla divinità del sole e della guerra e al dio della pioggia. A Tenochtitlan vivono dalle 100 alle 200.000 persone, e forse anche di più, ma sul numero di abitanti non c'è una stima che metta d'accordo tutti gli storici. Nella grande piazza centrale c'è un mercato che Cortés fatica a descrivere per l'enorme quantità di merci di ogni genere che si può trovare. Scrive che ogni giorno si comprano e si vendono oltre 60.000 animali. La stretta connessione fra la religione mexica e la figura dell'imperatore, considerato egli stesso una divinità, si legge in molti edifici di Tenochtitlan che finiscono distrutti per ordine di Cortés. A partire dal palazzo di Montezuma con il suo magnifico zoo fino al Templo Mayor. Sulle rovine di Tenochtitlan, distrutta per trasformare la civiltà pagana degli Aztechi in una società cristiana, sorge la capitale della Nuova Spagna, Città del Messico. L'8 novembre 1519 Cortés entra a Tenochtitlan, accolto da Montezuma, da suo fratello Cuitlahuac e da suo nipote Cacamatzin e da altri importanti capi di città azteche. La descrizione del conquistador Bernal Díaz del Castillo ci rimanda l'immagine di un uomo intorno ai 40 anni, in realtà è più vecchio, dalla carnagione non molto scura, con i capelli non troppo lunghi, barba rada, molto pulito, proporzionato nella figura e di buona statura. Cortés si avvicina per abbracciare l'imperatore, ma viene fermato perché a nessuno è permesso di toccare Montezuma. Cortés riceve regali sontuosi e viene ospitato nel palazzo reale di Axayacatl, il defunto padre di Montezuma. Lì, secondo le fonti spagnole, l'imperatore giura fedeltà al re di Spagna e a Cortés come suo rappresentante. Ma quello che Montezuma dice non è ciò che gli spagnoli intendono, o più probabilmente Cortés racconta a Carlo V quello che aveva bisogno di sentire e non ciò che era stato detto veramente. Dopo 6 giorni di convivenza pacifica, Cortés ordina di imprigionare Montezuma. Perché? Forse perché è quello che ha in mente dall'inizio e prende come pretesto l'uccisione di alcuni soldati spagnoli rimasti a Villaricca. Montezuma nega di aver ordinato l'attacco, ma viene ugualmente imprigionato e costretto ad assistere all'esecuzione sul rogo dei presunti responsabili. I Mexica sono increduli, il loro dio imperatore non reagisce in alcun modo alla prepotenza degli spagnoli. Montezuma viene portato nel palazzo che ospita Cortés e continua la sua solita vita, anche se è strettamente sorvegliato. Poi arriva la richiesta di abbandonare la loro religione e vietare i sacrifici umani. Le immagini sacre ai cristiani prendono il posto delle statue degli dei aztechi e nel Templo Mayor viene celebrata la messa. Intanto gli spagnoli ospitati nel palazzo di Axayacatl scoprono il tesoro lasciato dal sovrano e rimangono ancora una volta a bocca aperta. Poi riescono a farsi dire dove sono le miniere d'oro e d'argento e Cortés chiede a Montezuma di far arrivare in città altro oro dalle varie città dell'impero. Gli aztechi acconsentono nella speranza che tutto quell'oro fuso in lingotti avrebbe finalmente soddisfatto l'avidità degli spagnoli, che così se ne sarebbero andati. Intanto però nei territori dell'impero ci sono ribellioni dei Mexica contro gli spagnoli, che non sono mai sazi d'oro. Montezuma chiede a Cortés di andarsene da Tenochtitlan, ma ovviamente lo spagnolo si rifiuta. Intanto il malcontento verso Montezuma cresce perché la popolazione e in particolare i sacerdoti lo vedono troppo debole. Su richiesta di Cortés tiene addirittura un discorso pubblico dove, piangendo, dichiara ufficialmente di essere un vassallo di Carlo V. Forse lo fa perché crede all'antica profezia, ma più probabilmente perché ha paura che il suo popolo venga sterminato dagli spagnoli.
Ad aprile del 1520 arriva in Messico una spedizione mandata dal governatore di Cuba per arrestare Cortés. Lui lo viene a sapere e parte da Tenochtitlan con 266 soldati per affrontare la situazione. Lascia la città in mano al capitano Pedro de Alvarado, che già tra i suoi contemporanei ha fama di essere avido e crudele oltre misura. In quei giorni a Tenochtitlan i Mexica chiedono il permesso di svolgere i consueti rituali per una festa religiosa in onore di Huitzilopochtli. Permesso concesso, ma poi Alvarado compie una strage all'interno del recinto dell'area sacra, forse per impadronirsi dei preziosi gioielli indossati dai partecipanti. Il sangue scorreva come acqua quando piove e l'intero cortile era disseminato di teste, braccia, viscere e corpi di uomini morti. Muore l'élite della società azteca, sacerdoti, guerrieri ed esperti dei preziosi antichi codici. Quel massacro è la goccia che fa traboccare il vaso. I Mexica attaccano il palazzo dove è rinchiuso Montezuma, che chiede alla popolazione di calmarsi, ma nessuno lo ascolta. Gli spagnoli si chiudono tutti nel palazzo insieme a Montezuma e i suoi figli. Intanto Cortés ritorna a Tenochtitlan con al seguito gli uomini che dovevano arrestarlo, tutti attratti dalla prospettiva di spartirsi un po' dell'oro degli Aztechi. Riesce a entrare nel palazzo e Montezuma gli comunica che lui ormai non ha più potere e è stato sostituito da suo fratello. Cortés deve sedare la rivolta oppure trovare un modo per lasciare la città, cosa non facile perché i rivoltosi hanno distrutto le strade. Il 29 giugno del 1520 Montezuma cerca ancora una volta di calmare gli animi, parlando alla folla da un balcone del palazzo. L'imperatore appare ai suoi sudditi come complice degli spagnoli e così cominciano a lanciargli contro delle pietre. Una di queste lo colpisce in testa e lui muore. Ma questa è solo una delle versioni sulla morte di Montezuma. Un'altra simile parla di Montezuma che tenta di negoziare l'uscita degli spagnoli da Tenochtitlan, ma venne colpito da 3 pietre lanciate dai suoi sudditi. Perché gli spagnoli, dopo quel massacro di 1000 uomini nel tempio, devono morire tutti? Le fonti azteche raccontano una storia diversa. Montezuma viene ucciso dagli spagnoli, forse a coltellate, perché ormai non hanno più bisogno di lui, visto che non ha più nessuna autorità. La verità naturalmente non è facile da trovare, ma certo la versione di Montezuma ucciso dai suoi sudditi fa molto comodo ai conquistadores, perché l'imperatore viene mostrato come un traditore, un vigliacco che non sa difendere il suo popolo, oppure, nella migliore delle ipotesi, come un indeciso troppo superstizioso per contrastare le profezie che parlavano della distruzione degli Aztechi. In questo modo gli spagnoli hanno avuta vinta anche sull'immagine dell'ultimo grande imperatore dei Mexica. La notte del 30 giugno gli spagnoli decidono di fuggire da Tenochtitlan attraverso un ponte di canoe su un canale. Quando i Mexica se ne accorgono, i guerrieri li circondano e si vendicano del massacro del Templo Mayor. Gli spagnoli, quelli che non muoiono, perdono armi, cavalli e l'oro tanto desiderato. È per i conquistadores la noce triste. 450 spagnoli, 4.000 indiani amici, 46 cavalli e credo tutti i prigionieri morirono nel caos di questa triste notte, scriverà uno storico contemporaneo. I superstiti si rifugiano a Tlaxcala e dopo un anno riescono a conquistare Tenochtitlan, nonostante la resistenza dell'ultimo sovrano azteco, Cuauhtémoc, che era un cugino di Montezuma.